Prova, 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 prova. Microfono qui. Allora, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio consigliarvi dei canali YouTube da guardare. Vi consiglio dei canali YouTube italiani. Ovviamente, non avrebbe senso altrimenti, no? Quindi sono dei canali che io seguo abbastanza regolarmente, alcuni più di altri, e sono tutti canali che non hanno niente a che fare con l'apprendimento della lingua italiana. Io li guardo per intrattenermi, quindi sono dei canali che parlano di viaggi, di trucco, di moda, di cucina, eccetera, eccetera. Poi, man mano che vi dico i canali, vi descrivo di che cosa parlano. Il primo canale che voglio consigliarvi è quello di Marcello Ascani, che sono abbastanza sicura che alcuni di voi lo conoscano già, perché è un canale molto grande, molto popolare e i suoi video sono davvero interessanti. Lui parla di viaggi, va in giro, fa vlog, parla di quanto spende per ogni viaggio, parla di come avere un budget personale. Diciamo che è un canale variegato, che però ha sempre a che fare con lo stile di vita, i viaggi, il business e argomenti del genere. Lui è di Roma e parla velocissimamente nei video, quindi è un buon esercizio di ascolto. Il secondo canale che voglio consigliarvi è il canale di Loretta, che si chiama Grace on Your Dash. Lei vive a Milano e ha una pronuncia quasi perfetta, quindi vi consiglio vivamente di seguire il suo canale, anche solo per sentirla parlare, perché parla divinamente. Penso perché lei è una cantante e un'attrice e quindi questo aiuta molto nella dizione, nella pronuncia di una lingua. Se volete vedere dei tutorial di trucco in italiano, dei tutorial però divertenti, vi consiglio assolutamente di seguire questo canale. Il terzo canale che voglio consigliarvi è quello di Linda, che si chiama Momoka Banana e i suoi video sono molto interessanti perché parla delle differenze culturali appunto tra Italia e Cina. I suoi genitori sono cinesi, ma lei è nata a Roma e quindi fa dei video super interessanti sulle differenze culturali e sulla sua vita in generale. Il quarto canale è quello di Diletta, che si chiama Call Me Didi, e lei è di Verona, quindi un'altra parte d'Italia, un altro accento, e nei suoi video racconta la sua vita da universitaria, che però è finita da poco, quindi adesso tratta altri argomenti, ma comunque lo stile è sempre quello di un canale YouTube di una ragazza universitaria che ha fatto qualche viaggio e che parla della sua vita sostanzialmente. Il quinto canale che voglio consigliarvi è quello di Giulia Maria, che si chiama La Retro. Lei è una ragazza di Palermo, quindi sentirete assolutamente il suo accento palermitano. Il suo canale parla di cose che compra, di trucco, di cose che succedono nella vita di tutti i giorni. È un canale molto spensierato e divertente. Lei è molto simpatica, vi consiglio di andare a guardare questo canale, anche se volete solamente sentire un accento diverso, perché tutte le persone che vi sto consigliando in questo video hanno degli accenti diversi dal mio e quindi può essere interessante andare ad ascoltare delle voci e degli accenti diversi, perché sapete che in Italia ci sono diversi accenti. Il sesto canale che voglio consigliarvi è quello di Alessandro, che si chiama Breaking Italy. Lui è di Cagliari, quindi sentirete un accento sardo. E il suo canale è praticamente un canale di commenti e considerazioni su quello che succede nella società, quindi è un canale di attualità e di commento alle notizie. Poi il settimo canale che voglio consigliarvi è Giallo Zafferano, che è un canale di cucina.
ed è interessante perché in ogni video c'è una persona diversa che cucina e quindi anche qui un'altra possibilità di sentire voci diverse e di vedere persone diverse che parlano in italiano e che quindi fanno delle scelte linguistiche diverse tra di loro. E questo canale è molto utile anche se volete avere delle idee su cosa cucinare. Sostanzialmente, io lo uso abbastanza spesso. Poi, l'ottavo canale che voglio consigliarvi è quello di Muriel. Questa ragazza parla di argomenti che sono legati alla comunità LGBT+. Lei stessa fa parte di questa comunità e quindi è uno sguardo fresco e autentico su queste tematiche. Lei intervista molte persone e mi piace molto il suo approccio all'intervista, è molto tranquillo, molto sereno e quindi questo aiuta molto l'ascolto del pubblico. Il nono canale che voglio consigliarvi è quello di Massimo Polidoro. Lui è uno scrittore e un divulgatore e quindi la sua professione si ripercuote sul suo canale YouTube. Infatti, nei suoi video parla di misteri, di complotti, cerca di far capire perché queste storie molto strane, questi complotti sono delle bufale sostanzialmente. Poi, l'ultimo canale che voglio consigliarvi è quello di Irene Colzi. Il suo canale si chiama Irene's Closet e lei parla principalmente di moda. Irene è di Firenze e quindi sentirete il suo forte accento fiorentino quando parla. Se non riuscite a capire che è l'accento fiorentino, sicuramente noterete la differenza tra il suo accento e il mio accento. Sicuramente lo noterete, c'è una grande differenza. I suoi video sono molto allegri e spensierati e parla di moda, quindi tutto quello che concerne i vestiti sostanzialmente. Ieri mentre registravo il video mi sono dimenticata due canali che volevo includere nella lista, ma non so perché, mi sono passati di mente e oggi stavo al computer e stavo guardando dei video di questi canali e ho detto ma cavolo, mi sono dimenticata. Quindi in sostanza l'11° canale si chiama The Pillow, che è un ragazzo, Andrea, di Bologna, che insieme al suo team gira questi video in cui va in giro per il mondo, in giro per l'Italia, a fare domande e a raccontare la vita di quei posti. È molto divertente e pieno di curiosità. Ad esempio, il bar più economico d'Italia, dove il caffè costa solamente 20 centesimi. Quello è un video molto divertente che vi consiglio di andare a guardare. E poi il 12° canale che voglio consigliarvi è quello di Clio Makeup. Clio Zammatteo, lei è del nord, però adesso vive a New York e lei è stata la prima in assoluto in Italia a fare video di trucco su internet, quindi lei è una delle pioniere del trucco su YouTube. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se già conoscevate questi canali, se tutti oppure solo alcuni, e nel caso voi seguiate altri canali che io non conosco o che non ho menzionato in questo video, lasciate un commento qui sotto perché sono curiosa di sapere quali altri canali guardate. Di qualsiasi argomento, non importa, canali italiani che voi seguite. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero di avervi dato dei consigli utili in questo momento un po' così dove tutti dobbiamo restare a casa e quindi spero di aver ampliato un po' la vostra lista di canali che di solito guardate. Come vi dicevo prima, grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!